Ciao amici del bosco, prima che sia troppo tardi, ecco tutti i lavori da fare nell'orto per prepararsi all'inverno. L'importante è togliere i sostegni che sono serviti per gli ortaggi estivi e metterli da parte per trovarli pronti l'anno prossimo. Queste canne invece le lascio al loro posto perché a terra ho seminato dei piselli, quindi vi consiglio quando possibile di sfruttare i sostegni già in campo per gli ortaggi che verranno. Qui c'erano i pomodori, si vede bene perché sono rimasti qua a fare da pacciamatura. Con le legature naturali non c'è il rischio di fare rifiuti. Questi sono rametti di salice presi vicino al mio stagno. Con le potature di fine estate si possono coprire i vialetti, soprattutto quelli dove abbiamo magari il transito delle auto che vanno a compattarsi tantissimo, l'erba muore e rimane il fango. In questo modo creiamo un tappeto che ci aiuta per tutto l'inverno. Una bella pacciamatura di foglie e rametti nei vialetti è molto importante. Una perché ci ricordiamo di passare sempre nello stesso posto e di non compattare tutto, evitiamo di sporcarci le scarpe con il fango e comunque nutriamo la terra. Metti via tutti i vasi, i vasetti e anche i plateau per fare i semenzai, ti torneranno molto utili a primavera. Quindi i vasi possono essere facilmente impilati in modo da occupare meno spazio, diamogli una pulita in modo che li ritroviamo pronti. Tutto questo materiale ci farà molto comodo a primavera, ma se lo lasciamo in giro lo troveremo rovinato. Guarda quanti vasetti ho infilato qua, tutti impilati così per dimensione, ce ne entrano tantissimi e questi sono ottimi quando vado a fare l'etalei. Prenditi cura del compost, in questo periodo c'è tanto materiale in giro, tutti i resti dell'orto, le ultime potature dell'anno, le foglie cadute quando non si possono lasciare direttamente sotto all'albero, tutto questo finisce in compostiera e ogni tanto bisogna ricordarsi di girare ma anche di proteggere il compost dagli eccessi della pioggia che potrebbe raffreddarlo. Qui ci posso stare per scaldarmi le mani visto che oggi fa un po' freddo. Ah, che meraviglia! Dovete ricordarvi di mettere giù i bulbi adesso per avere le prime fioriture in primavera. Poco prima che sia troppo freddo vanno messi questi bulbi a terra. Questi sono i tulipani, ma ho anche l'aglio. Sono bulbi di aglio, ma è un aglio particolare, non andrò a mangiarlo ma mi godrò la sua fioritura perché fa dei fiori particolarmente belli e grandissimi. Questo è il giacinto, sarà anche il primo a fiorire, infatti aveva già cominciato a muoversi, l'avrei dovuto mettere forse qualche settimana fa. Li ho messi in un punto molto visibile all'ingresso del bosco di Ogiga. Chissà di che colore è questo, sono tutti diversi. E per concludere non manca mai una bella pacciamatura. Io in tasca mi porto sempre anche una manciata di favino, così quando vedo un buco, cioè dello spazio libero dove non c'è niente, metto giù un seme e mi trovo una piantina che mi aiuta a migliorare il suolo. Naturalmente poi a primavera la sfalciate perché l'abbiamo messa come sovescio. Mettete via tutte le cose di plastica che vi possono essere ancora utili. La plastica all'aperto si rovina, invece se la proteggiamo ci può tornare utile per molto tempo. Visto che c'è, non la disperdiamo in giro. Cerchiamo di comprare cose di plastica il meno possibile. I secchi di plastica non sono mai abbastanza nell'orto, almeno per me, mi servono per conservare il compost, per mettere l'acqua, per spostare le cose. Questi con il freddo si rovinano un sacco, quindi se avete un riparo metteteli al riparo, io li vado a mettere nel capanno. Poi facciamo un bel giro e togliamo di mezzo tutti quei pezzettini di plastica o altri materiali che ci sono volati, abbiamo abbandonato, ci siamo dimenticati. Prima che vengano assorbiti dal suolo e che vadano a fare inquinamento, togliamoli di mezzo. Per esempio, questo è un pezzetto di un manico di un secchio che si è rotto, via. Via anche tutte le trappole che avete messo durante l'anno, sia quelle appese agli alberi che quelle a terra per le lumache. Anche questi tappi, se li mettiamo a riparo, durano di più. Mettere via i tubi di irrigazione è fondamentale. Si possono piegare un po' così, utilizzando magari la termine del tubo per fissarli.
Si può utilizzare anche un vaso o qualcos'altro che avete di forma circolare per metterli via come intorno ad un rocchetto. Questo sistema è anche più comodo quando li dobbiamo stendere, perché semplicemente srotoliamo lungo il campo e ce li ritroviamo tutti in posizione. Se mettiamo via i tubi scrivendo la loro provenienza, ovvero dove li abbiamo utilizzati, per esempio quanto sono lunghi, questo ci faciliterà tantissimo il lavoro al momento di ripristinare l'impianto. Quando piove e tira vento è meglio starsene a ripare e non preoccuparsi di quello che nell'orto potrebbe volare, quindi fissiamo bene prima tutto quello che potrebbe muovere. Il picchetto sta inclinato nella posizione opposta a quella del tiro. Bisogna stare attenti a che non volino i teli sopra i tunnel. Per tenere fissi questi teli si può utilizzare un po' di tutto, dai pezzi di mattone, un pezzo di travertino, una mattonella, tutte cose che probabilmente anche voi avete in qualche scantinato, possono servire come pesi, oppure materiali completamente naturali come dei pezzi di rame. E prima di fare la manutenzione degli attrezzi iscrivetevi al canale e mettete un bel like. In questo periodo abbiamo un po' più tempo e un po' più di calma e quindi ci possiamo dedicare alla manutenzione degli attrezzi. Più li teniamo bene e più a lungo vivranno. Io qua ho degli oggetti che provengono probabilmente dai nonni e forse anche dai bisnonni. Vorrei che questi attrezzi continuassero ad essere utili per altre generazioni. Per prima cosa, e questa la dovremmo fare sempre, è tenere pulite le lame, quindi togliere la terra. Le possiamo anche lavare in certi periodi dell'anno quando si asciugano velocemente. Adesso raschio un po'. Questo lavoro ci può aiutare un po' anche la carta vetrata, che serve anche a togliere un po' di ruggine. Il manico anche deve rimanere in buone condizioni, non ci devono essere scheggiature, mi sembra che sia liscio, però nel caso non stesse troppo bene, anche sul manico si può passare un po' di carta vetrata. Per allungare la vita dei manici possiamo utilizzare dell'olio paglierino, va bene anche l'olio di lino, io ho anche l'olio di riciclo ma lo utilizzerò sulle lame. Anche la lama può essere protetta con un pochino d'olio, in questo caso utilizzo un olio di minor pregio, ovvero l'olio di riciclo, quello che rimane o dalla cottura o dalla frittura o anche dai vasetti dei sottoli. Qui in questo caso prendo un piccolo panno e vado a fare un massaggino alla mia zappa antica. Alla fine avrete le mani completamente sporche. Manutenzione degli attrezzi da taglio, e qui mi aiuta Carlo, preziosissimo, con la sua esperienza, e abbiamo un po' di tutto. Ci possono essere delle seghe, delle forbici, anche la pennata, tutti attrezzi che hanno bisogno di essere tenuti bene affilati e in alcuni casi anche bene oleati. Molto semplice. Allora, strumenti come un pennato, un coltello, una falce, l'importante è non lasciare residui di sporco o di umidità, quindi l'importante è asciugarli bene. L'affilatura è un'arte difficile da insegnare, come tutte le lame con un doppio filo. Le affilature dovrebbero essere fatte controverso sul filo, in questa maniera, cercando di dare la giusta inclinazione alla pietra. E in realtà qui o ci facciamo insegnare da qualcuno esperto o altrimenti possiamo semplicemente provare e fare esperienza. Sempre importante tenere umida la pietra e umida la lama per semplificare lo scorrere. I seghetti molto semplice, l'importante è che non resti lo sporco, non resti la segatura tra i denti. E come si toglie? Perché questo... Si prende uno spruzzatore in cui, volendo, possiamo mettere un qualche tipo di disinfettante se abbiamo paura di trasmettere patogeni da una pianta all'altra. Si spruzza un po' di acqua, quindi l'importante è questo. Se non abbiamo uno spruzzino va benissimo passare la lama sull'erba bagnata, va benissimo metterlo un secondo sotto il rubinetto dell'acqua, va benissimo metterlo in un secchio dell'acqua per un secondo. L'importante è inumidire la lama. Lo rimettiamo dentro il nostro fodero, tempo alcuni minuti.
viene via. E viene via tutto. E adesso la cosa più difficile, le forbici. Le forbici, avendo una meccanica, richiedono possibilmente un po' di olio, e ovviamente anche qui è sempre bene cercare di evitare che si formi ruggine e soprattutto che si solidifichi i resti delle potature, che soprattutto sono i liquidi e la linfa delle piante. Quindi anche qui una spruzzata per ammorbidire il tutto e dopo un po' di tempo una passata con uno straccio. Essendoci questa meccanica, qui può convenire utilizzare un po' di olio lubrificante o grasso spray o qualcosa, pochissimo. Un materiale specifico per queste cose. Sì, è bene non utilizzare, si può utilizzare anche un olio d'oliva, per l'amor di Dio, solo che quello poi col freddo si ghiaccia, insomma crea delle problematiche, mentre questo tanto se ne usa con una bomboletta come questa, dovremo andare avanti 2 generazioni. La filatura della forbice è un po' differente perché non facciamo come le normali lame, ma andiamo ad affilare, essendoci soltanto un filo, controverso. Quindi possiamo, se la lama taglia particolarmente poco, fare questo gesto che va, diciamo, ad accarezzare il filo della lama, e ogni tanto andare per il verso opposto. Qui è importante l'inclinazione che diamo alla pietra, e ogni tanto andiamo a togliere il ricciolo che si forma semplicemente con un passaggio da dietro. Grazie Carlo, mi raccomando, prendetevi cura dei vostri oggetti, del vostro orto, tenete in ordine. Tra l'altro con Carlo l'anno scorso avevamo fatto un altro video con altri consigli, in cui però vi raccomandavamo anche in questo periodo di pensare al futuro. Questo è il momento soprattutto di progettare, quindi andate a vedere anche l'altro video. Grazie allora di aver visto il video, ci vediamo al prossimo. Buon lavoro a tutti, ciao! Dalla prova della vanga tutto